Benvenuti a questo nuovo saggio diario. Mi sto divertendo un sacco ad editare questi video, quindi continuerò a farlo. Cosa ho da dire questa settimana? Ah, sì, da adesso saranno video settimanali perché penso a un sacco di cose sempre e voglio che questo diventi anche un vostro problema e non solo mio. Tutto sta andando come dovrebbe, devo dire, perché ieri ho avuto la mia prima crisi esistenziale di tutto quello che sto facendo è inutile, nessuno leggerà mai la mia storia, nessuno ascolterà mai la mia musica, passerò anni a lavorare su queste cose e non ne verrà fuori niente e finirò col cominciare a lavorare seriamente a 40 anni, però a questo punto sarò troppo vecchia anche per fare carriera e quindi finirò sotto un ponte e nessuno mi amerà mai nella vita. E sì, quindi sta andando tutto bene, direi. Aggiornamenti effettivi, finalmente ho fatto l'intro. È stato interessante perché mi ci sono messa un pomeriggio e ho detto vediamo se riesco a buttare giù una melodia, perché non avevo ancora benissimo in mente quale volevo fosse il tema. Chiaramente volevo che, come dire, comunicasse quello che è questo canale, però doveva essere anche una cosa cortissima, quindi e in realtà poi l'ho finita il giorno stesso perché mi è venuto in mente l'idea, no, di... è un po' come aprire qualcosa. E cos'è che apri e senti musica? I carillon. E quindi ho pensato di usare questo carillon, questo suono di carillon, e da questo è venuta fuori un'altra idea, ossia il nome del mio studio. Perché io ho sempre avuto il sogno di avere uno studio mio, a casa mia intendo, mio personale, e che fosse una stanza a parte con un nome, diciamo, no? Tipo una targa dove entri in questo posto. Ho preso l'ispirazione è venuta dagli studi dei BTS nello specifico, perché mi ricordo dall'inizio quando ho visto che loro, ognuno aveva un po' il suo studio con un nome che li rappresentava un po', mi era molto piaciuta questa cosa, l'idea di avere un po' il proprio spazio, no? Al quale dai il tuo carattere, insomma, un tema, eccetera. E ho deciso che il nome del mio studio sarà The Music Box, ossia il carillon, perché è una camera, cioè non ce l'ho ancora, non è ancora una vera camera, è una camera qua dentro. È questo spazio chiuso in cui appunto si fa della musica, al centro del quale, cioè non so se è al centro fisico, però insomma al centro concettuale del quale ci sono io che giro. Perché io finché penso, quando devo riflettere, eccetera, giro. Così. E quindi ho pensato che fosse un nome piuttosto adatto. Adesso appunto non ho ancora uno studio, per ora è tutto qui dentro, The Music Box è qua dentro. In secondo luogo, ho cambiato la canzone su cui sto lavorando, perché avevo detto che avrei lavorato su una canzone legata alla storia e l'avrei fatto molto volentieri, se non che mi sono resa conto che se l'avessi pubblicata avrei fatto dei brutti spoiler, perché al suo interno ci sono dei dettagli che diventano chiari abbastanza in là nella storia, che sono molto critici e quindi non posso postarla. Per cui ci lavorerò comunque, però ufficialmente sto lavorando su un'altra canzone, sempre in italiano. Questa volta è una canzone vera, una canzone normale. E questo è un pochino un problema, devo dire, perché significa che è una canzone lunga. Quello che voglio dire è che è una canzone normale, cioè lunga, il che mi fa paura, perché io ho paura delle cose lunghe. Più lunga significa che ci sono c'è più materiale su cui lavorare, c'è più instrumental da fare fondamentalmente. È un po' che ci stavo girando attorno, quindi diciamo che è un po' una sfida che a una certa doveva arrivare e sono curiosa di vedere come andrà. Ma andatevene via! Vabbè. Parlando della storia, nello scorso saggio diario avevo detto che avrei cominciato a postare i capitoli online, giusto? Ecco, e invece no. Ho deciso, alla fine, di non postarli per intero, semplicemente, ma di condividere dei pezzetti, insomma, che siano abbinati alla musica
legata a quei capitoli, in maniera che comunque creino, insomma, atmosfera, saranno dei pezzetti legati a quello che succede, insomma, senza però mettere su internet l'intero contenuto del libro, perché non so quanto sarebbe una buona idea, in quanto la storia sarebbe online, libera di girare, e che senso avrebbe poi metterla in un libro? Preferisco fare una cosa di questo tipo, dove ci saranno questi piccoli snippet, questi piccoli pezzetti, che spero possano incuriosire abbastanza perché uno dica, però mi piacerebbe leggere tutta questa storia. E... Oppure allontaneranno tutti quanti. Vedremo. Poi che altro aggiornamento ho da fare? Sto ascoltando The Sandman e mi sono accorta che altri aggiornamenti da fare. Sto ascoltando The Sandman, ok? Di Neil Gaiman e sto facendo un sacco di riflessioni che condividerò in un altro video prossimamente quando avrò finito tutto il primo atto, che è anche il primo audiolibro, insomma, ma mi sono resa conto di essermi messa in un groviglio, chiamiamolo. Non è proprio un problema, non è proprio un problema, ma non è neanche una situazione ideale, ossia io ho deciso di ascoltare il libro in inglese per due motivi. Il primo è che in genere preferisco ascoltare, guardare e leggere le cose nella loro versione originale, perché come autrice io stessa so bene che la versione originale tende ad avere un maggior numero di sfumature, un maggior numero di significati, insomma, passa meglio quello che l'autore vuole effettivamente comunicare. Il secondo motivo è che l'audiolibro è narrato direttamente da Neil Gaiman, ossia appunto l'autore, e il quale ha anche una voce fantastica, molto rilassante, e quindi chiaramente non avevo scelta, dovevo ascoltarlo in inglese. Ma adesso mi è venuto il dubbio che siccome esiste l'audiolibro in italiano, magari poi i contenuti siano in qualche modo diversi, ci siano magari dei punti che io vado a toccare che non ci sono in quello in italiano, quindi ora ho un po' il dubbio sul se fare la revisione in italiano o se farla in inglese, tanto questo canale ancora non lo guarda nessuno, deve ancora crearsi un audience, quindi così andrei un attimo a giocare sull'aspetto bilingue della cosa, e chiaramente poi avrebbe dei sottotitoli in italiano ad ogni modo, vabbè. Però sarebbe un attimo più coerente con quello che effettivamente sto ascoltando. Non lo so, devo ancora decidere e capirò cosa fare. Spero. Bene, questo è quanto anche per questo saggio diario. Alla prossima! Parlando della storia. Ok. What? Penso a tante cose. Ma non stavo... non stavo registrando. Ok, ricominciamo.